Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Prima o poi doveva arrivare il momento di parlare anche di monopattini, perché abbiamo fatto parecchi video sulla mobilità elettrica, scooter, bici, kit per elettrificare, insomma abbiamo fatto un po' di prove. Mobilità elettrica che mi piace particolarmente come tema, sempre collegato al discorso della ricarica magari con fotovoltaici, power station eccetera, ma che lo si voglia o no è una cosa che sta comunque prendendo piede in varie forme. Non so se diventerà effettivamente il futuro, anzi ho qualche dubbio, però ad oggi la mobilità elettrica si sta evolvendo in molti settori. Io non amo particolarmente i monopattini, sono sincero, ho anche un ragazzino, un figlio che lo vorrebbe, ma io conosco gente che con questa roba si è fatta veramente male. Ci si può far male con un sacco di cose, su quello siamo d'accordo, però non li reputo degli aggeggi molto sicuri. Senza parlare poi del discorso risvoltini, del fatto che una volta volevamo lo scooter elaborato e adesso vogliono questa cosa qua. Purtroppo è un tema attuale, quindi mi premeva parlarne anche perché mi è capitato di averne uno. Sarà un video dove vi spiego adesso un po' di cose anche a livello legale, poi parleremo anche di questo oggetto, questo monopattino dell'Evercross, che ha delle caratteristiche interessanti. Avete già notato che ha le frecce, insomma. Adesso parliamo di tutto l'aspetto legale. Ho dovuto prendere degli appunti perché sennò altrimenti avrei detto qualche castroneria. Ho preso informazioni da persone professioniste del settore, ma di fatto ad oggi la cosa è poco chiara. Dunque, il discorso qual è? C'è stata una riforma nel codice della strada perché questi oggetti qua non erano contemplati, non erano, diciamo, gestiti legalmente, bisognava fare chiarezza. Chiarezza che i nostri cari capi di governo eccetera sono riusciti più o meno a fare, anche se ancora non siamo arrivati a capire bene tutto quanto. La bozza risale a settembre 2023 e il decreto doveva diventare operativo a marzo 2024. Ci sono stati dei ritardi, stanno ancora definendo delle cose, è andata un po' per le lunghe. Ad oggi, fine ottobre 2024, ancora non è cambiato nulla. Adesso parliamo di quelli che dovrebbero essere i punti fermi della riforma, ma dire punti fermi è una parola grossa. Questo oggetto qua dovrà poi essere guidato solo da persone di età maggiore ai 14 anni. Fino ai 13 anni non si può guidare, come era una volta per noi. Da 14 anni in poi motorino, allora puoi andare in strada col monopattino, ma ci sarà probabilmente l'obbligo del casco per tutti e spero sia così, ne sono d'accordo. Ci sarà l'obbligo di avere una targa che però probabilmente sarà legata al proprietario, come facevamo noi sui cinquantini, e non al telaio del mezzo. Bisognerà avere una assicurazione, una responsabilità civile verso terzi e anche qui sono d'accordissimo perché se fate un danno a qualcuno bisogna pagarlo. A livello di oggetto non potranno assolutamente avere un posto a sedere, quindi bisognerà andarci in piedi. Anche i pali col selino eccetera non saranno contemplati. Dovranno avere gli indicatori di direzione che questo ha e dovranno avere un freno per ogni asse. Questo punto bisogna ancora capirlo bene, però ad esempio questo oggetto qua ha solo il freno posteriore. Dovranno avere un motore con potenza nominale fino a 500 watt e una velocità limitata a 20 km/h. Velocità che quindi dovrà avere un suo regolatore per impostarla e dovranno essere dotati di segnale acustico. Adesso non so se il campanello è contemplato poi come segnale acustico. Dovranno chiaramente essere prodotti con la marcatura CE per arrivare sul nostro mercato e ci saranno poi degli altri vincoli sulla circolazione, ossia solo nei centri urbani e solo sulle strade con un limite di 50 km/h, quindi 30, 40, 50. Non potranno andare su strade secondarie con il limite a 70. Assolutamente non si potrà andare mai in due, una persona per monopattino. Non potranno sostare sui marciapiedi come adesso che vengono buttati ovunque, ma potranno sostare nel posto delle bici. Non potranno scorrazzare nelle aree pedonali, bisogna portarlo a mano, non può andare sulle piste ciclabili e non può neanche transitare sui marciapiedi. Questo è il grosso di quelle che dovrebbero essere le regole generali per gestire questo oggetto. Tutti quelli che sono in commercio molto probabilmente non sono a norma con questo nuovo codice
codice saranno comunque aggiornabili, si potrà aggiornarli con le frecce, con gli stop, con tutto quello che gli può mancare. Il discorso della velocità magari può essere limitata quando vi fermano, test della velocità lo fanno, quindi se arriva a 25 siete fuori, se arriva a 20 siete a posto. Il discorso dei due freni è l'unica cosa che vedo un po' problematica, perché se effettivamente dovrà essere così bisogna capire se devono essere due freni meccanici o se va bene anche un freno motore. Questo era per introdurre cosa succederà ai monopattini. E adesso io parlerei di questo Evercross, che comunque è un oggetto interessante. Mi è toccato girarci un po' per strada, scorazzarci in paese. Prima vi iscrivete al canale che non costa nulla, così lo facciamo crescere, e adesso andiamo avanti con lo spacchettamento, lo montiamo, lo mettiamo in carica, poi andiamo a fare qualche giro e analizziamo bene i dettagli per poi trarre le conclusioni a fine video. Ok, questa è la scatola che riceveremo a casa. Una volta aperta abbiamo alcune protezioni che tengono fermo il monopattino. Una volta estratto praticamente avremo tutto il corpo del monopattino, ancora qualche protezione qui sotto, quindi comunque ben protetto. Per poi terminare con il monopattino, una scatolina con degli accessori. Qui sicuramente ci sarà il caricabatterie. Caricabatteria che arriva sostanzialmente per diversi mercati. Un cavo non ci serve, useremo quello italiano con spina a due poli. Caricabatteria che è un banalissimo caricatore per batteria al litio, uscita 42 volt 2 ampere. Qui troviamo un sacchetto con degli accessori e tutta la manualistica, tutte le varie dichiarazioni di conformità. Importante per il discorso fatto in apertura abbiamo la dichiarazione di conformità, che è un prodotto veramente marchio CE, due catadiotri adesivi, tutto il manuale e quei pochi attrezzi e viti che servono per terminare il montaggio. E ora vedremo cosa bisogna ancora montare. Manuale che a pagina 80 ci dà tutto il contenuto delle istruzioni in italiano, compresa la sezione dell'app con il QR code da scansionare per installarla. Allora, sostanzialmente dovremo liberare la parte qua per tirare su l'asta principale, bloccare il piantone, portare il manubrio in questa posizione, collegare il connettore che ha una sola posizione ma bisogna fare attenzione che entri correttamente, per poi mandare giù tutto il cablaggio, inserire il piantone, prendere la chiave a brugola in dotazione con 4 viti, inserire le prime due all'interno e le altre due all'esterno, procedere al serraggio ma senza esagerare. Allora, un piccolo tips o difetto: le due viti superiori dovete tagliarle perché sennò non arrivano fino in fondo. Se vi serve o no, potete tranquillamente montare anche il gancio, che può essere utile per la spesa o qualcos'altro. Prima di andare avanti con tutte le operazioni verificate almeno che si accenda. Questo vuol dire che il connettore l'abbiamo collegato correttamente. In confezione troviamo ancora poi dei tappini in gomma di ricambio, le due coperture del dado della ruota anteriore di ricambio e ci rimangono comunque due viti in più. Qui sotto c'è l'ingresso per la ricarica. Prima di testare tutte le funzioni, mettere l'app eccetera, lo mettiamo subito in carica. Luce rossa, quando avrà terminato diventerà verde. Allora, iniziamo a parlare di applicazione. Quindi abbiamo qui un QR code da inquadrare con la fotocamera del telefono. Si apre un link e ci porta alla possibilità di scaricare l'app ufficiale Evercross. Bisogna poi creare un account, dare tutte le autorizzazioni per il Bluetooth eccetera. Togliamo la pellicola, accendiamo il monopattino. Torniamo nell'app, diamo tutti i consensi, aggiungi dispositivo, continua, diamo tutti i consensi, 50.000 consensi. Vedete che viene trovato l'Evi K10 Pro. Lo selezioniamo, fa l'accoppiamento dispositivo aggiunto e vedete che si accende anche il Bluetooth qua sul display. Quindi siamo connessi e il lato app abbiamo finito. Per quello che riguarda invece il display, una volta tenuto acceso, chiaramente ci dà l'indicatore di batteria. Ad ogni pressione passiamo in modalità camminata, dove accende anche la luce, modalità eco, modalità drive o modalità sport, che è quella dove va più veloce. Ok, lui è connesso. Nell'app ci dice che abbiamo 0 km, insomma il livello che possiamo cambiare anche da qui, livello 1, 2, 3. Abbiamo soprattutto questo che è il blocco. Quindi una volta bloccato vedete che è in modalità P. E anche se spegniamo il monopattino, quando lo accendiamo
Vedete che è bloccato, quindi non funziona, non ci fa fare nulla. Dobbiamo riaprire l'app, ricollegarci e fare lo sblocco. Allora in questo caso torna operativo e possiamo utilizzarlo. Adesso lo uso un pochettino, poi analizziamo anche un po' meglio l'app. Ok, accendiamo, andiamo direttamente in modalità drive, vediamo come si comporta. Quindi acceleriamo, via. Vabbè, bisogna prenderci un attimo la mano. Ok, 17 km/h in modalità drive, 19, 18 che sarebbe quella consentita, e noi andiamo in giro a 18 km/h. Chiaramente un bel camminare. La pedana non è stretta ma non è neanche larghissima. Volevo provare un po' le buche. Sì, è molto instabile. Io è la prima volta che vado in giro così tanto con un monopattino. Andiamo il dosso. I dossi conviene rallentare perché se li prendi secchi secchi non è proprio il massimo. Allora andiamo in sport. Ok, 25-26 km/h. Di strada se ne fa già di più, Proviamo a frenare. Chiaramente inchioda la ruota dietro. Gli ammortizzatori sì, molli, nel senso che se molleggiamo noi molleggia tutto, e quello dietro comunque aiuta nel suo piccolo. Vabbè, ragazzi, è un monopattino, cioè non è che si può parlare di eccessiva stabilità eccetera. È piccolo, c'ha le ruote piccole. Avere una roba elettrica che ci porta in giro a 20-25 km/h è sicuramente un aiuto. Io capisco che per chi deve camminare tanto sicuramente è una comodità, però secondo me sono pericolose. Vabbè, considerazione personale. Quindi noi andiamo avanti. Io mi sto facendo tutto il tragitto lavoro-casa. Dosso piccolo. Posizione delle sospensioni rispetto all'asse non è assolutamente favorevole, quindi prendere i dossi ad alta velocità vuol dire prendere una botta che non riesce neanche ad ammortizzare. Stop. Sì, diciamo che la partenza è molto soft, poi quando prende velocità va, però la partenza è molto soft. E questo è quanto. Allora freniamo. Avete notato che ha la partenza senza la spinta. Questa è in modalità passeggio. Accende anche le luci e va a 5 km/h. In eco, vediamo in eco invece. Ok, in eco si attesta sui 12. Comunque non camminate perché vi porta lui a 12 km/h. Abbastanza lento, diventa anche difficile stare in equilibrio. Diciamo che la modalità D vi porta sui 19-20 e va benissimo. Poi chiaramente possiamo anche modulare. Si riesce abbastanza per dosare fino a 10. Le frecce è molto scomodo il fatto che girino insieme a tutto l'acceleratore. Avrei preferito un comando separato. C'è un cicalino più il LED qua sul display. La togliamo, continuiamo il nostro percorso e in questo caso siamo arrivati a destinazione. Cavalletto ammortizzato, tutto bene. È un monopattino, ragazzi. Ok, andiamo a fare un altro giro. Vi faccio anche vedere la maneggevolezza nelle manovre. Non ha un raggio molto ampio di sterzata. Attenzione nel fare gradini un po' alti come questi perché tocca sotto. Riaccendiamo il monopattino. Vediamo com'è sotto il sole. La visibilità è molto buona, anche sotto il sole. Nonostante abbia il display qua che è un po', sembra un po' macchiato, rovinato, i segmenti non sono perfetti. Va bene, sport, si parte, via. Secondo giro. Poi vabbè, ci prendi la mano, si fanno delle pseudo pieghe. Bisogna solo prendere bene posto sulla pedana. Difficile stare con entrambi i piedi uno davanti all'altro, bisogna tenerne sempre uno un po' piegato. Addosso abbiamo detto piano, meglio, molto meglio farli piano. Il freno, una volta trovata la regolazione giusta, comunque frena. Il freno chiaramente impedisce al motore di continuare a erogare potenza. Frenando si sente il movimento della forcella, ma diciamo che ciclisticamente non funziona male, per carità. Per essere un monopattino pensavo peggio, però è proprio questa sensazione di
di essere un po' troppo esposto che non mi convince di questi mezzi, ma vabbè, non è un video dove voglio stare tutto il tempo a criticare l'esistenza di questi oggetti, anzi vi sto proponendo di comprarne uno. Il discorso è capire bene che cosa stiamo facendo. Secondo me dovrebbe essere consentito l'uso solo altro che 14enni, ma anche qualcosa in più. Poi, per carità, sto andando a lavorare col monopattino, a piedi è abbastanza improponibile, l'oggetto è comodo, nulla da dire. Tra l'altro me l'hanno già adocchiato in negozio, già me lo vogliono scroccare, mi raccomando se lo vendi dimmelo, eccetera eccetera, perché chiaramente la comodità non si discute, cioè per chi ha bisogno di muoversi tanto dosso, quindi si frena, si arriva al dosso, si fa il dosso. Per chi ha l'esigenza di spostarsi, ecco qua siamo in una leggera salita, vedete che fa già difficoltà a prendere la velocità. Stop. Allora, ho fatto un passaggio su dell'asfalto molto irregolare con delle buche molto vicine e si percepisce una vibrazione molto scomoda, quindi diciamo che le ruote piene possono avere qualche vantaggio, ma il comfort non è altissimo. È ammortizzato per quel che riguarda le buche eccetera, però a livello di comfort su un terreno molto irregolare diciamo poco, finché poi arriviamo a destinazione. La sua funzione la assolve pienamente. Allora, la freccia sul manubrio chiaramente da dietro si vede poco, replicata dietro sicuramente molto più visibile. Allora, un po' di dettagli, c'è una prepotenza di dettagli rossi per dare un minimo di look. Qui il forcellone con la pinza ad azionamento meccanico, il catadiotro e la freccia posteriore, molto utile. La luce, che quando diventa stop lampeggia. Il cavalletto ammortizzato, tutta la struttura metallica con queste saldature, anche qui dove c'è la tubazione, fino alla parte del canotto, l'ammortizzatore anteriore, la ruota, il dettaglio delle ruote piene e la pedana che ha una misura di 14,5 circa, da dove inizia il tubo a dove c'è lo scasso per il forcellone 42. Questo è il meccanismo a doppio ammortizzatore che regge tutto il forcellone con dei bei pezzi in Ergal che danno un minimo di qualità, e qua sotto chiaramente c'è tutto il vano batteria, tutti i cablaggi che vengono passati e fascettati, una cura abbastanza buona del dettaglio. Qui si intravede la guarnizione di chiusura del vano batteria che sul nostro V10K Pro è una 36 volt 11.4 Ah 410.4 Wh. Vediamo un po' di caratteristiche: velocità massima 25 km/h, potenza nominale mezzo kW, portata massima 150 kg, peso netto 16, anno di costruzione standard EN che rispecchia. Qui abbiamo anche il serial number del dispositivo e ovviamente la presa di ricarica. Non male i poggiapolsi, come non sono male le frecce laterali che adesso al chiuso si vedono molto ma all'aperto no, diventano molto più interessanti quelle posteriori. Tornando un attimo sull'app, vedete che quando ci colleghiamo col Bluetooth, quindi non è una cosa che riuscite a gestire da remoto eccetera, il monopattino memorizza i chilometri nella sua elettronica. Quando vi collegate in loco, quindi col Bluetooth direttamente, vedete che vi dice quanti chilometri avete percorso, quant'è la batteria e poco più. Lo danno per 35-40 km di autonomia. Vedete che abbiamo fatto 4.2 km ed è al 91%, quindi il dato dell'autonomia più o meno è attendibile. Dall'app potete ancora gestire eventuali aggiornamenti firmware, c'è una funzionalità mappe che però necessita del funzionamento dello smartphone, quindi potreste anche farlo con una vostra app per monitorare il tragitto. Possiamo ancora poi regolare la velocità, accendere il faro, insomma fare proprio quelle cose basilari. La cosa più importante dell'app, come abbiamo visto prima, è il blocco del monopattino, perché se lo lasciate così com'è chiunque lo può accendere e partire. È chiaro che diventa macchinoso e scomodo perché ogni volta dovete prendere in mano il telefono, collegarvi col Bluetooth, dopo averlo acceso aspettare che si connette e sbloccarlo. Non è una cosa proprio immediata. Ci sono dei monopattini che hanno il tag, che è sicuramente più comodo. Allora, l'ho usato un pochino, ho cercato di farmelo digerire, sicuramente apprezzabile il fatto che non è molto pesante, pesa 16 kg. Una volta che
avete preso confidenza con il sistema, lo piegate in un attimo, lo prendete in un modo comodo. Questo gancio qua sopra serve quando appunto lo chiudete per farlo rimanere bloccato e lo portate via. Non è tanto pesante da trasportare. La ricarica richiede mediamente 6 ore. Se dovete caricarlo in mobilità dovete portarvi dietro il caricabatterie o procurarvene un altro uguale. Come detto durante il video, sicuramente per qualcuno può essere molto utile. È un monopattino che secondo me quasi tutto a posto per le nuove normative, bisogna solo capire questa cosa dei 2 freni. Per il resto ha tutto. Mi è piaciuto molto il fatto che abbia le frecce sia sopra che sotto, ha lo stop che a luci spente è fisso, a luci accese diventa lampeggiante, quindi tutto abbastanza curato. La velocità 25 non va bene, bisognerebbe abbassarla a 20 per un monopattino che è costruito in maniera onesta, niente di particolare, però già il fatto che abbia il doppio ammortizzatore aiuta, anche perché le ruote piene sicuramente sono un vantaggio perché non si bucano, ma in alcune condizioni danno veramente poco comfort. Questo monopattino lo comprate direttamente dal sito Evercross, costa 400 euro. Non è tanto, è in media diciamo con i dispositivi di questa fascia. Non tutti però hanno le frecce e quello che serve per essere a posto. E questo è tutto. È il primo monopattino che proviamo, non ho grossi termini di paragone, quindi non mi sbilancio, ma comunque mi sembra tutto abbastanza in quadro. Pensando che esistono monopattini in giro che vanno 4 volte questo, mi dà da preoccupare. Sicuramente dopo aver pubblicato questo video me ne manderanno altri, cercheremo magari di fare una cernita, di scegliere quelli un po' più di qualità per portarvi dei contenuti che abbiano un senso. Questo è tutto. Se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando, che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera, o se passate qua in negozio a Torino ci facciamo un caffettino insieme. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.